poi dopo il giro per l'Italia, cioè diciamo agguati partigiani, eccetera. Questa volta vicino a Vittorio Veneto, sul bosco del Cansiglio, cioè eravamo andati lì, ci eravamo piazzati lì, credo la compagnia, e eravamo in 5 che ci siamo alloggiati non era una sala, era una specie di locale di sgombro, avevamo dormito lì in 5, la mattina ci eravamo svegliato con i vetri che volavano in frantumi, che ci stavano sparando contro. Intenzionalmente non ci siamo neanche alzati perché non ammettevamo che 4 scalzacani si ciolassero la sveglia, però abbiamo preparato le pistole, quella droga non aveva venuto nessuno. Un atteggiamento poco intelligente perché se avevano delle bombe in mano il discorso sarebbe stato molto diverso. Vabbè, dopodiché passa la giornata così, la sera, mentre tornavamo verso Vittorio Veneto, ci hanno colto in un agguato, ma di gruppo avevano piazzato le mitragliatrici, sparavano per maledetti proprio. Ricordo che in un breve intervallo della sparatoria l'urlo di battaglia partigiano, che era Urrà Stalin, questo era l'urlo di battaglia quelli che volevano fare i patrioti italiani. Siccome c'era una casa vicino, era tutto buio, sono andato per vedere se potevamo arroccarci nella casa, mi sono trovato una machine pistol sullo stomaco, senza vedere niente perché non c'era, era fortuna che il soldato tedesco che me l'aveva puntata aveva usato sangue freddo cestonale perché la persona poteva sparare. E lì ci siamo riconosciuti e quindi mi è andata bene, ma il rischio è stato brutto. Dopodiché finisce la sparatoria, se ne vanno, e avevamo proposto a questi 4 tedeschi di venire con noi perché il posto era pericoloso. E mi ha risposto, ma che se quelli fanno tanta confusione, ma poi non combinano niente. E c'era del disprezzo, parlava in italiano, e sono rimasti lì, noi abbiamo continuato. Quello che in tutto quel po' di sparatorie, oltretutto colpi di sorpresa, neanche un ferito abbiamo avuto. Non so come sparato. Allora, questo è l'episodio principale della lotta partigiana. Che loro abbiano avuto i morti non lo so, perché siamo venuti via. Non considero una cosa seria quella che ho fatto, perché posso dire che non ho mai sparato un colpo contro un partigiano, non perché non lo volessi, perché gli avrei sparato con questo di cuore, ma perché le cose succedevano così, un agguato e poi sparivano, è normale. Vabbè, io poco dopo l'8 settembre, quando si è ricostruita, diciamo, la Repubblica Sociale, io sono andato a fece una chiamata alle armi e sono andato a presentarmi e sono entrato in un parco che poi ci ha portato verso a Perugia e poi è saltato fuori che dovevamo usare i badili, i picconi per preparare i camminamenti. Io da fronte come un'arma. Ho chiesto una licenza, sono andato a casa e invece di rientrare sono andato direttamente a lavorare nella Spezia. E alla Spezia io avevo paura della visita medica perché era una visita medica seria e io ero convalescente di pleurite. E la convalescenza di pleurite è lunghissima. E io aspettavo il barbarino che loro si chiamava Maestrale, che voleva partire, doveva partire, gli mancasse gli uomini, faccia là, cioè, niente firma, niente giuramento, niente visita da medico, dritto a fronte. Era così il barbarino. È venuto Graziani a farsi un discorso tipo Orsato Milites e diceva, alla fine terminò
perché gli anglo-americani a Roma non ci entreranno per Dio. Questo è la fine del discorso di Graziani. Però la sera ci fu un ammiraglio, ammiragli sommergibili, che ci rallenò in 5-6, no, dice, lasciate perdere quello che ha detto Graziani, voi andate a Roma per morire, perché domani non si dica che di fronte a Roma è stato spazio solo sangue straniero. Questo ufficiale, che era un ammiraglio, non parlava Vandera perché era un figlio ufficiale del battaglione. Ci insisto per dire anche il nome. Tra l'altro volevo dire, io personalmente non sono molto favorevole per il fascismo e soprattutto per Mussolini. Perché? Mussolini nel 1938 o 1937, non mi ricordo più, andò in Germania e fece anche un discorso al popolo tedesco perché parlava tedesco. Dopo, abbinato al documentario di questa visita, c'era un documentario sull'addestramento dell'esercito tedesco. Quindi allora avevo 13 o 14 anni, sono rimasto a bocca aperta a vedere qual è e confrontavo l'addestramento che facevano i nostri soldati sui prati di Caprara a Bologna, che era la Hitler, per dire, i tedeschi fanno sul serio, ma proprio sul serio. E poi la dichiarazione di guerra, come si fa? Perché uno che affronta un ostacolo deve vedere che forze ha. Vogliamo comparare un Fiat Signera 32 o 42 con uno Spitfire? Vogliamo comparare un GR13 nostro con uno Sherman? Io una volta, dopo la guerra, un 4 di novembre al Parco di Milano c'era la mostra delle armi e c'era proprio due carri armati così a confronto che sono venuti anche agli occhi. Come si fa? Ma io vivevo il rifiuto totale di adeguarmi all'infamia. Io quello il rifiuto totale ero. E poi per l'Italia, perché solo per l'Italia è possibile mettere la propria vita in gioco. C'è stato un fatto a Gorizia che con la solita, noi avevamo occupato una caserma e volevano andarsi loro. E con una certa prepotenza avevamo delle squadre di mitraglieri fuori e piazzato le mitragliatrici contro, sono andati via. Non è stato sparato troppo.